Stiebel Eltron, il brand tedesco produttore di pompe di calore, sono abbastanza sicuro fosse semi-sconosciuto prima del mio avvento su YouTube. Infatti posso con ragionevole certezza assumermi la paternità di aver reso famosa e popolare questa azienda, almeno sul territorio italiano. Sia chiaro, in Italia Stiebel Eltron era già presente tramite un'agenzia, ma adesso, o meglio a inizio anno, è nata ufficialmente Stiebel Eltron Italia. Quindi ovviamente mi hanno invitato nelle loro sedi e all'interno di questo video ti spiegherò perché, secondo me, sono il prodotto migliore sul mercato, perché ho scelto diversi anni fa di affidarmi, di collaborare con questi prodotti, dimostrandoti nel dettaglio quali sono i punti di forza dell'azienda, della gamma di prodotti e del prodotto di per sé. Quindi se vuoi scoprire i dettagli, i segreti delle pompe di calore Stiebel Eltron, non perdiamo altro tempo, sali in macchina con me, metti mi piace e cominciamo! Chi è allora Stiebel Eltron? Stiebel Eltron è un'azienda che da sempre mira al comfort, per cui non è tanto i prodotti sono un mezzo per arrivare a fornire la giusta temperatura, caldo, freddo o ventilazione al cliente finale. Ed è un'azienda che da sempre ha creduto nella elettricità. Non fa altro tipo di prodotti, per cui fa esclusivamente pompe di calore e ventilazione e esclusivamente al legno elettrico, per cui in Stiebel non sentirete mai parlare di gas, a meno che non sia invece il 410, 454 e così via, ma non di metano. Chi è Stiebel? È un gruppo di 5.000 dipendenti, è fortissimamente in crescita. L'anno scorso, scusate, 2021 ha chiuso il fatturato con 800 milioni, 2022 l'ha chiuso con 1,2 miliardi. Il tasso di crescita viene mantenuto è questo, anche quest'anno e anche negli anni prossimi, perché il mondo delle pompe di calore sta esplodendo dappertutto, e questo motiva il fatto di aver voluto aprire una filiale italiana, perché operiamo principalmente in 3 regioni. Abbiamo deciso di partire con le 3 regioni d'Italia dove c'è il maggior numero di pompe di calore e il maggior potenziale, che sono Lombardia, Veneto e Emilia, e stiamo iniziando anche in Piemonte, per cui funzionari diretti supportati da un ufficio prevendita, un ufficio post vendita, che come vi dicevo prima sono stati i primi a entrare a essere assunti in azienda, perché la scelta di Stiebel è ancora prima di andare a vendere creiamo un network di centri assistenza. Il prossimo anno festeggeremo i 100 anni di attività, e questo è stato invece il primo prodotto finito, per cui dalla resistenza elettrica è stato inventato il primo scaldacqua istantaneo. Dopodiché, e questo è importante per noi perché dice l'esperienza che la Stiebel ha in pompe di calore, nel 76 è iniziata la produzione e commercializzazione di pompe di calore. Quello che è importante sottolineare è che la Stiebel produce le pompe di calore, non è quella che commercializza e ce le compra e poi le brandizza con Stiebel, le produce totalmente in casa, tranne ovviamente il compressore che Copeland e il ventilatore. Gli altri componenti sono assemblati, sigillati e realizzati direttamente in terra. Il nostro target è 3 realtà: monofamiliare, bifamiliare o piccolo edilizio, diciamo così, per cui 10, 12, 15 appartamenti, il piccolo commerciale, per cui non siamo per strutture tipo quelle dall'altra parte della strada, ma invece in queste realtà siamo sicuramente, sia nel nuovo che nella riqualificazione, estremamente interessanti, estremamente efficaci. Il concetto che guida tutta la Stiebel e HPI sta per il pump in inglese, per cui pompa di calore facile,
Ed eccoci dentro la sala prove, scusate per l'audio che rimbomba un pochettino, e qua abbiamo tutta la gamma dei prodotti Stiebel Eltron, dagli accumuli, accumulo 1, accumulo 2, l'HSBC avete imparato a conoscerlo, qua abbiamo un HPA 13 aperta e tra poco la andremo ad analizzare, HPA modello Plus, l'LVZ, l'aggregato compatto, quindi la pompa di calore che fa anche ventilazione meccanica senza unità esterna, bollitore in pompa di calore e un altro accumulo HSBC 180 e qua sistemi di ventilazione. E questo è quello che vi accennavo, questo qua è un produttore di acqua calda elettrico istantaneo da 24 kW che, tra virgolette, è l'origine di Stiebel Eltron. Infatti Stiebel Eltron è nata proprio per riuscire a riscaldare l'acqua con l'energia elettrica, inizialmente con le resistenze e poi dagli anni 70, dal 1976, con le pompe di calore. E questo è il non plus ultra delle pompe di calore, la HPA 13 Premium che abbiamo qua aperto, e adesso voglio descriverti rapidamente alcune caratteristiche che rendono un prodotto top di gamma per tutti quelli che sono i parametri, a partire dal ventilatore, ok, un ventilatore 5 pale estremamente silenzioso. Là dietro ovviamente abbiamo lo scambiatore con le lamelle separate, alla base, ve l'ho già raccontato più di una volta, abbiamo un tubo che permette di riscaldare la condensa, così da evitare che la condensa generata dallo scambio termico possa ghiacciare nello scarico, perché abbiamo uno scarico. Questa pompa di calore qua permette di lavorare con 3 modelli di sbrinamento, un primo sbrinamento senza l'utilizzo del compressore, infatti solamente con il ventilatore. Se la macchina sente che la temperatura esterna è superiore ai 2 gradi, e proprio in quelle condizioni forse dove abbiamo la maggior criticità, perché abbiamo sopra intorno ai 2 gradi un elevato grado di umidità nell'aria, quindi la formazione della brina, bene, se l'aria è tanto umida, con il solo ventilatore riusciamo a lavare, a scongelare quella che è lo scambiatore in maniera passiva, ok? Solo col ventilatore senza compressore, ed è un modo di sbrinare lo scambiatore quando la temperatura esterna lo permette, intorno ai 3, 4, 5 gradi, che pochissime macchine utilizzano, e permette di andare a ottimizzare quelli che sono i consumi. La seconda modalità è ovviamente con l'inversione di ciclo, che adesso vediamo come viene applicata. La terza modalità ovviamente andando a scaldare in maniera importante quello che è lo scambiatore esterno, e si attiva in casi particolari laddove l'impacco di ghiaccio è staccato dallo scambiatore, quindi il ghiaccio non è sullo scambiatore ma è distante. Andiamo a vedere però in dettaglio quelle che sono alcune caratteristiche di questa pompa di calore. Partiamo dal compressore, ok, che è stato installato su 2 piastre vibranti. Infatti abbiamo questo primo livello con l'antivibrante e questa seconda piastra che va a prendere tutto il blocco del compressore, anch'esso che è vibrante. Infatti se io vedete come c'è ampio margine di manovra, questo permette di smorzare le vibrazioni. Le vibrazioni sono quelle responsabili del rumore. Poi abbiamo tutte le tubazioni del gas refrigerante, quelle che ovviamente vanno allo scambiatore sono isolate, sono piccoli dettagli. Qua abbiamo una valvola 3 vie che manda dell'acqua a raffreddare l'inverter. Infatti qua abbiamo la centralina e Stiebel va a recuperare parte del calore della centralina elettronica con un raffreddamento idronico, quindi sfrutta quel calore lì per recuperare l'acqua. Altra caratteristica fondamentale è l'iniezione di vapore di gas caldo in testa al compressore, una cosa che Stiebel realizza sulle proprie pompe di calore da diversi anni. Ovviamente poi tutte quelle che sono delle predisposizioni per la sostituzione della sensoristica. Questo è l'accumulo del gas refrigerante, perché soprattutto tra il passaggio estate-inverno possa avere un disequilibrio tra la quantità di gas presente all'interno del circuito, e questo è lo scambiatore idronico. Questa è la nostra pompa di calore e questo è la scocca, dove si intravede uno strato abbastanza spesso che va a isolare il tutto per rendere la macchina estremamente silenziosa. Ovviamente dietro questa macchina ci sono anni e anni di studi e ti ho documentato diversi impianti sul canale. Questo è l'HSBC, quindi l'accumulo che comprende accumulo inerziale e accumulo sanitario, ma altro prodotto top di gamma di Stiebel Eltron è l'LVZ, l'aggregato compatto, la pompa di calore in grado di garantire riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e ventilazione meccanica, tutte nello stesso macchinario, senza unità esterna. Infatti questa macchina, con i bocchettoni che troviamo qua sopra, che ci ho già descritto non in uno ma in ben 2 video sul canale, che te lo lascio in descrizione e qua nelle schede, permette di sfruttare la ventilazione meccanica e di recuperare l'aria umida
carica di umidità, carica di calore domestico, mandarla all'evaporatore della pompa di calore, così da avere un'efficienza davvero incredibile, il tutto senza unità esterna. Ed è proprio guardando questa gamma di prodotti che anni fa abbiamo scelto di proporre Stibe Electron come prodotto top di gamma a tutti quelli che sono i nostri clienti. Perché? Perché non è tanto il prodotto migliore, che ovviamente hanno delle caratteristiche incredibili, ma è il prodotto giusto. Hanno una varietà di prodotti incredibile, tante pompe di calore senza unità esterna, pompe di calore per l'alta temperatura, per la bassa temperatura, ventilazione meccanica, tutti i sistemi, tutti gli impianti per la gestione efficace ed efficiente del comfort. Adesso che Stibe Electron è ufficialmente arrivata in Italia, non potevo non fare un salto qua nella sede di Brescia per aumentare ulteriormente le mie skill, per capire un pochettino come si va a progettare al meglio un impianto in pompa di calore sfruttando quello che è il know-how tedesco.